Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. Oggi rivedremo il punto Tunisi, la tecnica dell'uncinetto tunisino. Ho già fatto altri tutorial relativi all'uncinetto tunisino, ma rifarò oggi in questo tutorial, siccome alcune signore me l'hanno chiesto, rifaccio vedere come si chiude un lavoro con la tecnica dell'uncinetto tunisino. Dunque, un piccolo riassunto: qui ho degli uncinetti, questi sono gli uncinetti classici, quelli che siamo abituati ad usare, e questi sono gli uncinetti per lavorare i punti con la tecnica dell'uncinetto tunisino. Dunque, come potete vedere, sono del tutto simili, sono molto simili come uncinetti, però c'è una differenza che è anche importante per la tecnica dell'uncinetto tunisino. L'uncinetto tunisino è più lungo, e questo perché, come ho già detto nei tutorial su come iniziare un lavoro con l'uncinetto tunisino, si inizia con il cappietto iniziale, la catenella di base, e poi si fa una riga preparatoria per poi passare al punto principale, e in questo caso è il punto semplice. Quando lavoriamo l'uncinetto tunisino, ogni riga è costituita da 2 tappe, è composta da 2 righe, in realtà, andata e ritorno, la riga di andata e la riga di ritorno. Ecco perché questi uncinetti sono più lunghi, perché durante la riga di andata noi teniamo le maglie sull'uncinetto, non le lavoriamo subito, le lavoriamo alla riga di ritorno, e anche per questo motivo hanno questa parte qua, perché così non perdiamo i punti, li teniamo tutti sull'uncinetto. Dunque, dopo questo piccolo riassunto, io ringrazio le signore che mi hanno chiesto di ripetere questo tutorial, perché è molto importante, anche se semplice, è molto importante. Le cose semplici sono le cose più importanti di solito. Dunque, per chiudere un lavoro all'uncinetto tunisino, questo è per tutte le maglie, si chiude, o per chi non conosce, per chi non ha cercato molto, per chi non è capitato di vedere, o si chiude con una semplice maglia bassa, oppure con la tecnica di chiusura dell'uncinetto tunisino, che in pratica è sempre una maglia bassa, solo che per esempio qui in questa maglia semplice, il punto semplice, per lavorare noi inseriamo, puntiamo l'uncinetto qui, passiamo qui sotto l'uncinetto, sotto queste linee verticali. Dunque facciamo sì la maglia bassa, solo che invece di lavorarle qui, dove di solito siamo abituati a lavorarle, le lavoriamo qui. Dunque cominciamo. Io cerco di tenere la mano più ferma possibile, perché muovendo la mano l'immagine si sfoca un po', e chiedo scusa se capita, lo so che capita, ma è un po' difficile lavorare e riprendere questi lavori. Insomma, inseriamo l'uncinetto qui sotto questa linea verticale
prendiamo il filo, lo peschiamo, lo portiamo sull'uncinetto e come con una maglia bassa semplice abbiamo 2 asole sull'uncinetto, un gettato e passiamo il filo attraverso le 2 asole e quindi il punto è chiuso, perché quando chiudiamo non teniamo le asole sull'uncinetto. Ancora passiamo, inserisco l'uncinetto qui sotto questa linea verticale, pesco il filo, lo porto sull'uncinetto, 2 asole sull'uncinetto, un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole e ho chiuso la maglia. Ancora inserisco l'uncinetto qui sotto la linea verticale, prendo il filo, lo porto sull'uncinetto, faccio un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole che ho sull'uncinetto, come faccio con una maglia bassa. Ancora inserisco l'uncinetto qui sotto questa linea verticale, pesco il filo, lo porto sull'uncinetto, un gettato e passo il filo sotto le 2 asole. Ultima volta, inserisco l'uncinetto qui sotto questa linea verticale, prendo il filo, lo porto sull'uncinetto, un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole che ho sull'uncinetto e in questo modo chiudiamo il lavoro all'uncinetto tunisino. Spero di esservi stata utile. Grazie per essere stati con me anche questa volta. Alla prossima, ciao ciao!